Ciao, salve a tutti. Con il narcisista hai ottenuto questo in amore. E se incontrare un narcisista ti avesse migliorata o migliorato? Paola Maria dice un commento: mi dispiace, ma non si può affermare e fare passare che queste relazioni sono state un bene per migliorarsi. E dice ancora: ma è una trovatella moderna questa. Le relazioni tossiche ci migliorano e sono frutto del nostro karma o altre cose del genere. Invece si può migliorare solamente con un duro lavoro su se stessi dopo la relazione. Comunque, se non c'erano queste relazioni, dice Paola Maria, la vittima di sicuro evolveva in una maniera molto più bella, sana e veloce. Quello che si può fare invece è trattarsi con dolcezza, difendersi poi da ogni possibile aggressore nel futuro. Cosa dire a Paola Maria? Certamente no, le relazioni tossiche, o meglio fare l'esperienza di una relazione tossica non è un bene, certamente no e non fa bene, questo è innegabile. E Paola Maria dice bene che occorre un duro lavoro su se stessi dopo l'esperienza di una relazione tossica, soprattutto per tramutare l'esperienza negativa in qualcosa di positivo e arricchente. Aggiungo, ma perché facciamo poi certe esperienze e ci capita di fare certe esperienze non proprio edificanti e di incappare in queste personalità manipolative e restarne anche magari inguaiati? Se osserviamo, ci sono persone che sembrano baciati dalla fortuna in amore ed altre che fatalmente sembrano condannate a una vita romantica infelice quando non tragica. Perché? È un caso, una fatalità, una fatale conformazione astrale o c'è dell'altro? E lo chiedo anche a te. È vero, ne ho parlato anche per prima della questione del karma del narcisista, che poi come succede con i video di tu ed io, i replicatori overt e covert non aspettano altro e hanno ripreso l'idea, ma questo è in realtà un altro discorso ancora, quello del destino del narcisista che poi va a ritorcersi contro egli stesso, anche se un filo lo possiamo ricongiungere con l'imparare dalle esperienze in amore, ma il discorso rischia di farsi troppo ampio in questo caso e non voglio deragliare qui. Quindi mi concentro sul fatto che la nostra amica del canale dice riguardo al fatto che è una favola quella che da un'esperienza con un narcisista c'è da imparare. È una favola? Parto da una constatazione. In questi anni ho ricevuto migliaia, veramente migliaia di mail di ringraziamento per avere letteralmente salvato donne e uomini con i miei video, ma anche con le mie consulenze e video che spiegavano in tempi in cui non si sapeva praticamente cosa fosse il narcisismo, di averle salvate da situazioni anche spaventose. E sono davvero molto molto grata di questi ringraziamenti che ho ricevuto e che ricevo. E dicevo situazioni spaventose perché la vita di coppia, piena di sofferenza, cominciava ad assumere un certo significato per loro, a spiegarsi e tanti hanno potuto capire che non dipendeva completamente da loro e eventualmente dove poteva dipendere anche da loro, ma che di mezzo c'era una patologia o più patologie. Una cosa è certa, che una buona parte, se non tutti, tra coloro che hanno appreso cosa sia la manipolazione affettiva e un disturbo narcisistico di personalità, ora sono in grado di riconoscere un manipolatore e di difendersene, e questo lo si deve all'avere appreso sia con le conoscenze che anche con l'esperienza cosa sia una relazione tossica e una relazione con un manipolatore. Chi è un manipolatore? Ed è poco? Questa mi pare non sia una trovatella, questo è frutto del nostro esperire in coscienza, della nostra consapevolezza, della nostra possibilità di consapevolizzarci, perché imparare dai nostri vissuti può comportare di poter esperire con coscienza, di predisporci ad esperire consapevolmente anche in amore. Non sottovalutiamo le nostre esperienze di vita, perché questo può essere fatale per noi sottovalutare, soprattutto le esperienze apparentemente meno edificanti, ma che in realtà lo sono magari più delle altre. E di solito si impara molto di più dalle esperienze appunto negative che non da quelle positive.
tanto che una delle ragioni per cui alcuni ripiombano in relazioni fotocopia, tutte infelici o una più infelice dell'altra, è proprio di non far tesoro di certe esperienze, di comprenderle. Sapere che di fronte a noi abbiamo un campo minato non ci preserva dal salvarci se vogliamo procedere in quel campo minato, ma di sicuro ci dà modo di prestare attenzione dove perlomeno vorremmo poggiare i nostri piedi e oltrepassare quel campo verso magari un campo libero da insidie e fruttuoso per noi, se proprio magari non si vuole evitare di passare ovviamente per quel campo minato. Carl Gustav Jung diceva non a caso che non c'è presa di coscienza senza dolore. Accogliamo quindi anche le esperienze più dolorose e guardiamoci dentro, facendo così sapremo anche cavarne qualcosa di davvero illuminante per quelle che potranno essere future magnifiche esperienze di vita. Ti abbraccio forte, sempre felice di leggerti, io ti ringrazio perché trovo commenti veramente a volte anche toccanti, rincuoranti per tutti noi e anche spesso ricchi di spunti, quindi grazie sempre, ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.